Francesco Calamai, che realizza questi bellissimi cronografi, i G50 Freccia, così come anche gli altri cronografi della linea Calamai, ma anche come questo MC72 che ho al polso, è un pilota. Ed è un pilota come era un pilota suo papà, Giosuè Calamai, pilota dei caccia della Regia Aeronautica Militare Italiana impegnato nella Seconda Guerra Mondiale. Come potete immaginare, da questa passione non poteva non nascere un marchio di orologi il cui obiettivo non è soltanto quello di segnare l'ora, sarebbe un po' riduttivo, ma è quello di emozionare. E come direbbe anche Rolex, in realtà, se domani sarete ai comandi di un F-104 o di un Tornado, probabilmente avrete un Calamai al polso. Un po' di romanticismo e un po' di retorica per descrivere ed introdurre quelli che sono degli orologi che mi hanno conquistato. Non lo dico per scherzo, lo dico perché in foto sono orologi, quelli di Calamai, che non mi avevano mai convinto, ma semplicemente per un motivo, perché dal vivo sono sensazionali. E non lo dico perché ce li ho qui sul tavolo o perché ce l'ho al polso, anche perché sono in prestito e li dovrò restituire a Francesco, è un'occasione semplicemente per parlarne, anche se devo dire che il verde, il G50 Freccia Panda Verde, l'ho voluto comprare e così mi rimarrà al polso, anche perché è un orologio che assieme al G50 blu ho deciso di portare con me in un importante viaggio in Sicilia e ne sono contento perché sarà un viaggio che non dimenticherò mai. Pausa del nostro viaggio, il G50 segna 2 ore e mezza e continua ad andare e ne abbiamo per altre 3.
il G50 almeno ci segna 6 ore e mezza di viaggio e noi ci vediamo tra poco dopo lo sbarco. Le cose da dire su Calamai sono davvero tante, anche perché Francesco lo sento quasi quotidianamente in privato e ogni volta c'ha qualcosa da raccontarmi, così come gli ho chiesto di raccontarci direttamente in questo video alcuni aneddoti e un po' della filosofia che c'è dietro Orologi Calamai, perché Francesco da sempre, da appassionato di volo, da pilota e da appassionato di orologi, ha voluto mettere in queste creazioni un pezzo della propria passione ed è anche il motivo per cui mi piace tanto indossarne uno quasi ogni giorno. Che cosa c'entra Calamai con le forze armate, con l'aeronautica? Con l'aeronautica militare. Tutto nasce nel 2016, non pensa poco, che ho avuto la fortuna di conoscere, perché ero stato un pilota di F-104, il capo di Stato Maggiore per l'aeronautica. Sì, abbiamo parlato di orologi, ma abbiamo soprattutto parlato di volo, di aeroplani. Dice, ma perché non facciamo l'orologio per i piloti dell'aeronautica? Sono andato presentato dal capo di Stato Maggiore a Difesa Servizi SPA. Uscito a Difesa Servizi ho detto, ma senti, io mercificare uno stemma dell'aeronautica militare come qualsiasi forza armata italiana non me la sento. Però le proporrei un'altra cosa. Penso non fate molti piloti all'anno. Siccome anch'io mi ricordo il giorno che ho preso il mio brevetto di primo grado, me lo ricordo come il giorno della prima comunione, il giorno della prima volta. Io mi faccio un orologio che non commercializzo, ma che regalo, per non singolare, ai piloti quando prendano il DPM, cioè il brevetto di pilota militare. Ho cambiato il tipo di orologio, secondo me l'ho fatto più bello, molto particolare. Onestamente ci perdo soldi sopra, e lo vedo ai piloti, al personale ruolo navigante che io ho il contratto con Difesa Servizi per questo orologio, per cui è l'unico orologio che si può fregiare il titolo di andare al personale ruolo navigante dell'aeronautica militare. Su questa cosa c'ho l'esclusiva, mi dispiace tantissimo, ma per esempio allo specialista meccanico non lo posso dare, perché non è ruolo navigante. Mi dispiace. Perché insomma, Grazie Francesco. Grazie a te, buona serata e complimenti per il tuo canale e per quello che fai. Si parte per esempio dalle casse di questi orologi che sono realizzati dalla fusione delle lame della turbina di un F-104 e Calamai ha anche acquistato da ultimo le turbine di Tornado che saranno prossimamente fuse e magari lo vedremo insieme proprio qui su TOC per realizzare dei nuovi modelli, tra cui per esempio un nuovo solotempo, l'MK4, che sarà equipaggiato da un bracciale in acciaio dedicato, così come tra pochissimo usciranno anche i bracciali in acciaio dedicati proprio alla linea cronografo di Calamai. Quello che mi ha sorpreso di Francesco è che si tratta di un brand in evoluzione, tant'è che ha chiesto a me, insieme anche ad altri appassionati, di approfondire insieme quelli che potrebbero essere i miglioramenti di questi orologi. E si parte per esempio dai cinturini, proprio dietro mio suggerimento, perché ci sono dei colori che ritengo davvero che sposino alla perfezione sia l'MC72 sia il G50 blu, che da pilot puro secondo me merita un cinturino all'altezza. E queste sono alcune delle novità
che Calamai ha in serbo per le prossime settimane e per i prossimi mesi, così come ci saranno delle evoluzioni, per rimanere nel tema aeronautico, che riguarderanno poi tutta la linea di Calamai. Come dicevo, sono orologi la cui cassa è ottenuta dalla fusione delle turbine di un F104 e lo possiamo vedere, come ormai sanno anche i sassi, anche inciso dietro il fondello di ogni orologio Calamai, perché il fondello riporta sia il numero di produzione dell'orologio, per esempio il mio Panda Verde è il numero 155, così come riportano anche il serial number della turbina utilizzata proprio per la creazione di questo orologio. Ed ogni orologio è così particolare, è così speciale, in edizione limitata, anche soltanto per una questione di produzione, perché sono orologi fatti in Italia, la cui cassa è fusa in Italia, mentre i quadranti sono fatti in Svizzera, che vengono per esempio accompagnati ed equipaggiati con una pochette in pelle realizzata a mano in Italia, così come sono realizzati a mano in Italia anche i cinturini e sono italiani anche i pellami utilizzati per questi ultimi. Ancora ogni orologio viene accompagnato e corredato da un foglio che ne certifica le regolazioni del meccanismo che è un Sellita con cui Calamai ha contatti diretti e che per il G50 Panda Verde, ma soprattutto per i G50 che vengono forniti ai piloti ruolo naviganti dell'aeronautica militare italiana, questa è una cosa che mi fa impazzire, Sellita personalizza direttamente il cronografo con un subcontatore a ore 3 a 15 minuti. 15 minuti che hanno una funzione ben precisa, soprattutto per i piloti ruolo naviganti, ovvero serve allo scramble. Lo scramble è una manovra militare che ha lo scopo di consentire il decollo dei caccia intercettori entro 15 minuti dal segnale d'allarme. Caccia intercettori che hanno il compito di raggiungere ed ingaggiare il velivolo sconosciuto. A dirla così sembra quasi fantascienza, ma non lo è, perché G50 Calamai è qui sul mio tavolo, anche se per esempio il Panda Verde, proprio perché è più particolare, più personalizzato, è probabilmente più richiesto, anche se il blu devo dire che è un blu sensazionale, è comunque un orologio che non è possibile sempre acquistare. In questo momento sono finiti e nella primavera del 2023 Francesco Calamai ne produrrà qualche altro pezzo compatibilmente con la possibilità di produzione. La storia di Calamai, come ci racconta direttamente lo stesso Francesco, nasce e viene legata indissolubilmente a quella dell'aeronautica militare italiana nel 2016, quando Francesco stringe un importantissimo accordo con l'aeronautica, e lo possiamo vedere anche sul suo sito internet, quella bellissima ed evocativa foto nella quale stringe la mano al capo di Stato Maggiore generale Pasquale Preziosa. I cronografi Calamai sono al polso del personale ruolo naviganti in via esclusiva, perché esclusivi sono quei cronografi che non sono commercializzati e acquistabili perché sono molto particolari. Sul loro quadrante infatti campeggia a ore 12 l'aquila turrita in oro zecchino e ce l'hanno soltanto loro. Come dicevo, ho scelto di portarmi i G50, ma in realtà avevo con me anche l'MC72 in un importante viaggio in Sicilia che ho avuto l'onore di affrontare con gli orologi di Francesco al polso, portandomi un pezzo della sua passione, ed è anche stato un viaggio molto importante che non potrò dimenticare mai, e sono davvero molto contento di averlo fatto e di averlo filmato con al polso i G50. Le cose da dire di questi Calamai potrebbero essere davvero tante. Potrei parlarvi per esempio del vetro zaffiro bombato con doppio trattamento antiriflesso interno ed esterno, della ghiera interna girevole per tenere un ulteriore tempo oltre a quello tenuto dal cronografo, oppure per esempio la lancetta prettamente aeronautica dei secondi continui,
a ore 9 che ha lo scopo di indicare il corretto funzionamento dell'orologio, ma anche per esempio la costruzione di questo orologio che mi ha sorpreso per qualità, e lo dico onestamente, perché è un orologio costruito con tutti i criteri di quello che dovrebbe essere un pilot, e lo dico anche dopo aver provato, se mi seguite su Instagram sicuramente lo saprete, diverse volte gli IWC Pilot di varia natura e di vari colori, e questo G50 di Calamai ritengo che sia davvero l'alternativa perfetta, italiana e legata all'aeronautica militare, il che non guasta. La prima cosa che ho detto ai miei amici nel momento in cui mi sono arrivati questi orologi è che vanno provati al polso, perché la loro bellezza, la profondità dei loro quadranti, ma per esempio anche la profondità dei subcontatori, che sono realizzati con due piastre di quadrante, per esempio nel Panda Verde la piastra verde e la piastra bianca tagliata e sovrapposta, che regala un senso di profondità che ho visto in pochi altri cronografi, così come per esempio è di altissima qualità la lavorazione e le rifiniture, tanto della cassa, tanto del quadrante, ma anche degli indici, che sono anch'essi applicati e non incollati. Applicati significa con piedini ribattuti dal retro del quadrante, il che, come potete immaginare, ha dei costi, ma ha anche una qualità completamente differente. E quindi vanno provati al polso, perché soltanto dal vivo tanto il verde, tanto il blu, ma di sicuro anche gli altri colori, credo che possano esprimere tutta la loro bellezza sotto per esempio le diverse fonti luminose, che possono essere artificiali o possono essere il sole. Per esempio questo verde sotto il sole brilla paurosamente, è cosa che è praticamente impossibile cogliere in foto o in video, però vi garantisco che vale la pena provarli, anche perché per gli amanti del genere o comunque per gli amanti dei begli orologi possono essere di sicuro una valida alternativa a quelli che sono invece i cronografi, come per esempio i VC, che al loro interno montano praticamente lo stesso movimento, in questo caso un Sellita personalizzato con il subcontatore a 15 minuti in versione top grade, ad un prezzo tuttavia molto diverso. Ogni volta che penso a Calamai, a Francesco, alle nostre conversazioni, alle nostre chiacchierate, mi viene sempre in mente qualcosa di nuovo da dire, però qualcosa ce la dobbiamo anche tenere per qualche prossimo video, perché insieme a Francesco vi porterò a vedere delle cose sul campo che vale la pena raccontare. Per il momento vi lascio, vi ringrazio per essere stati anche in questa puntata, ma soprattutto nei commenti ditemi che cosa ne pensate e parliamo assieme di orologi Calamai e del futuro di questo orgoglioso brand italiano. Noi ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC.